Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo la pronuncia del gruppo consonantico GL che può essere pronunciato in due modi diversi a seconda della vocale che lo segue, in GL o in GL. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Quando il gruppo GL è seguito dalla vocale A oppure dalla vocale E oppure dalla vocale O, oppure dalla vocale U, allora la pronuncia è sempre biconsonantica, quindi riproduce la successione dell'occlusiva velare sonora, così come in fonetica viene definita la G, il suono G, e della laterale, la L. Quindi il suono che sentiamo è GL, GL. Quindi vediamo un po', tra l'altro questo suono si può trovare o a inizio parola, oppure nella parola, oppure a fine parola. Quindi vediamo quando GL è seguito dalla vocale A, allora la pronuncia è GLA. Quindi abbiamo glassa, per esempio, oppure sigla, ok? Quando GL è seguito dalla vocale E, allora il suono è quello gle, gle. Quindi abbiamo per esempio gleba oppure inglese. Quando poi abbiamo la vocale O che segue GL, allora il suono è glo. Quindi abbiamo globo, globo, oppure agglomerato, agglomerato, ok? Sentite quindi il suono un po' duro, ok? E poi abbiamo, quando abbiamo la vocale U che segue GL, allora il suono è glu. Quindi abbiamo glucosio, per esempio, o iglu. Quindi per ricapitolare abbiamo gla, gle, glo e glu. Quindi per adesso abbiamo visto quando il gruppo GL è seguito dalla vocale A o dalla E, dalla O o dalla U, che si pronuncia, dicevamo, come gla, gle, glo e glu. Cosa succede però quando GL è seguito da una I? Allora, quando è seguito da una I, si pronuncia come biconsonante nel caso in cui questo gruppo GL sia preceduto da una N. Per esempio abbiamo anglicismo, vedete che GL e poi seguito dalla I è preceduto dalla N. Abbiamo anglicano, ancora una volta GL e poi la I sono precedute da una N. Inoltre, quando il gruppo GL è seguito dalla I e poi c'è una consonante, allora il nesso GL è biconsonantico, quindi si pronuncia come doppia consonante GL se si trova all'inizio della parola. Quindi per esempio abbiamo glicemia, vedete il suono, il gruppo GL è all'inizio della parola, poi abbiamo la I e poi abbiamo una consonante, però l'importante, la regola è che se si trova a inizio parola, allora GL più una I e poi abbiamo una consonante, si pronuncia come biconsonantica, quindi GL. Quindi abbiamo glicemia, dicevamo, glicerina, per esempio, glissare. L'eccezione alla regola è l'articolo determinativo gli, quindi è un monosillabo, quindi si trova ovviamente è un monosillabo, quindi inizio parola, ed è un suono appunto della laterale palatale, ok? Quindi gli. Quando invece GL più la I e seguito poi da una consonante si trova in posizione in parola o posizione finale, allora si deve pronunciare come una laterale palatale sonora, che sarebbe il suono gl. Quindi per esempio abbiamo raccoglimento, vedete il suono, il gruppo GL, abbiamo la I e poi c'è la M, quindi la consonante, si trova nella parola, allora bisogna pronunciarlo come laterale palatale sonora, quindi gli, raccoglimento,
per esempio, oppure bavaglino, ok? Mogli, plurale di moglie, mogli, e poi tagli, in questo caso mogli e tagli, vedete il suono è a fine parola. Fanno eccezione poi richiedendo la pronuncia biconsonantica negligenza, negligere e negligente. In questo caso vedete il suono è quello gl, gl, così come anche parole come trigliceridi oppure geroglifico e poi anche altre parole rare in realtà che non menziono qui proprio perché non sono parole che sentirete usare nell'italiano di tutti i giorni, ok? Quando però invece il gruppo GL è seguito dalla I e poi dopo la I abbiamo un'altra vocale, quindi A, E, O e U, allora la pronuncia è quella della laterale palatale sonora. Quindi vediamo un po' qualche esempio ed è sempre così, ok? Quando quindi abbiamo GL, la I e poi la A, abbiamo il caso di miglia, per esempio, figlia, maglia, sfoglia. Quindi vedete sempre laterale palatale sonora in questi casi. Abbiamo poi quando GL, la I è seguito dalla E, sveglie, griglie, caviglie, battaglie. Quindi anche qui il suono si può trovare nella parola e poi alla fine della parola. Non è inizio parola, vedremo come mai poi. Poi abbiamo la O, quando è seguito dalla O, luglio, luglio, sbaglio, coniglio, sbadiglio. E poi vediamo quando GL, c'è la I e poi c'è la U, tagliuzzare, famigliuola. Abbiamo poi l'antico spelling di tovagliolo, che sarebbe stato tovagliuolo, ecco, però non si sente quasi più. Però ecco questo, quindi dicevo il caso, in questi casi il suono gli si trova nella parola o a fine parola, non a inizio parola, perché a inizio parola lo si trova solamente nei pronomi composti, come per esempio glielo, gliela, glieli, gliele e gliene. Quindi questo suono della laterale palatale sonora non la troverete a inizio parola, tranne che in questi pronomi composti, appunto. E da dove arriva, da dove si è originato questo suono della laterale palatale sonora? In realtà deriva dall'evoluzione, quando l'italiano si è evoluto poi dal latino, c'è stata proprio l'evoluzione del suono della laterale in posizione intervocalica dal latino. Per esempio avevamo filium, ok, e familiam in latino, e poi con l'evoluzione della lingua questa è diventata una laterale palatale sonora, quindi c'era quel suono lì in posizione tra vocali, vedete filium, che poi è diventato figlio. E la stessa cosa per esempio in familiam, vedete il suono lì tra vocali, poi è diventato famiglia. Questo appunto giusto per curiosità, se siete curiosi sull'evoluzione, come ci è arrivato ecco in italiano questo suono che è così difficile in realtà. E se lo confrontiamo con altre lingue, sì, in spagnolo nella varietà castigliana si sente, c'è questo suono per esempio nella doppia L, sarebbe il suono della doppia L nel castigliano, quindi paella per esempio, o llamarse o llegar, ok? In inglese questo suono non c'è, quindi per questo può creare parecchi problemi ai madrelingua inglese, perché appunto non esiste questo suono e si sente come quando appunto leggete, quando cercate online come si fa a pronunciare la gl. Vi dicono che dovete pronunciare in maniera un po' forte la parola million, quindi le due L appunto nella parola million, ma in realtà non rende questo suono. Io vi direi più che quella, appunto il suono million in realtà non è corretto, ecco, non è corretta come suggerimento. Vi consiglierei da yellow e yell, il suono della Y, se lo pronunciate come se fosse una doppia I, allora sì, quasi, insomma, vi aiuta un po' di più poi a pronunciare il suono della gl.
quindi yellow come una I doppia o tripla addirittura, ok? Quindi yellow, yell, quindi e poi viene fuori figlio, moglie, per esempio, però anche qui insomma è questione proprio di esercizio. E in realtà questo suono, quindi non perdetevi d'animo se vi è difficile pronunciarlo, perché anche tanti italiani fanno fatica a pronunciare questo suono, specie poi nel Sud Italia si sente pronunciare in maniera molto più leggera, diciamo, proprio perché tanti parlanti fanno fatica a pronunciare questo suono e lo pronunciano come se fosse appunto una doppia I, come dicevamo in yellow. Quindi lo sentirete molto spesso nel Sud Italia, quindi per esempio figlio pronunciato un po' come figlio, o famiglia, moglie, ok? Quindi è anche molto difficile spesso proprio per i parlanti madrelingua, ok, italiana, quindi non perdetevi d'animo, ci vuole proprio pratica, e poi ecco, se vi è proprio difficile vi capiscono, comunque gli italiani vi capiscono, ecco. E come mai si chiama poi laterale palatare sonora? È sonora perché viene pronunciata con l'ausilio proprio, si fanno vibrare le corde vocali. È palatale perché nella pronuncia della gli sentite, vedete che la lingua tocca proprio il palato. E poi è laterale perché quando la pronunciamo l'aria esce dai lati e c'è proprio nella pronuncia gli, vedete che c'è l'occlusione proprio della bocca e il passaggio dell'aria proprio avviene ai lati della bocca. E vabbè, quindi questo appunto per anche curiosità a livello fonetico di come emettiamo questo suono, ok? E niente, quindi questo conclude la nostra lezione per oggi e spero che vi sia piaciuta e che vi sia stata utile. E se sì, fatemi sapere come l'avete trovata, fatemi sapere nei commenti se fate fatica ad articolare questo suono. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!